Avvio all'uncinetto col filo di scarto. Perché utilizziamo un filo di scarto? Cioè un filo che utilizzeremo come inizio, come avvio, come prima riga, ma che poi verrà eliminato. Chi lavora a maglia ai ferri sa cosa vuol dire perché appunto lo si utilizza anche nella maglia ai ferri. Quindi noi avremo il nostro filato del lavoro più un altro filo, bisognerebbe indicativamente averlo della stessa misura del filo. Però va bene utilizzarlo, l'importante è che sia un filo in contrasto, così quando si taglia, quando si deve eliminare, non ci confondiamo e non tagliamo il filo sbagliato. Quindi, perché viene utilizzato questo nell'uncinetto? Per quanto mi riguarda, io lo consiglio per chi lavora la maglia bassissima, il punto raso, nelle primissime righe. Le prime righe dei lavori sono sempre le più ostiche perché le maglie magari sono un pochino più strette, si lavorano con un pochino più di difficoltà e perché anche il lavoro è piccolo nel tenere in mano. È proprio una strisciolina e quindi per chi non è abituato può essere difficoltoso. Quindi se noi utilizziamo questo filo di scarto ci agevola nella tensione della maglia bassissima. Noi eseguiremo le catenelle che ci occorrono. Io in questo caso ne faccio un po', un numero indefinito, una ventina circa per farvi vedere. E si utilizzano appunto come avvio. Eseguiremo poi dei punti bassi, delle maglie basse. Io sono abituata a fare le maglie basse, ma potete lavorare anche le maglie alte. Non cambia nulla, perché appunto non farà parte del progetto. Lavorando le maglie alte si consuma più filo, quindi non so. Magari la scelta migliore è utilizzare appunto le maglie basse anche per sprecare meno filo. Quindi avvio di catenelle e riga di ritorno di maglie basse. Tagliamo il filo che non ci servirà più ed ecco qua la nostra riga. Prendiamo il filo del lavoro, il filato appunto che avevamo scelto per il nostro progetto e facciamo un cappietto. Lo posizioniamo sull'uncinetto e iniziamo a lavorare normalmente. Potete prenderla dove volete, la catenella non ha nessuna importanza. Io mi metto qua e lavoro la prima. Decidete voi se prendere tutte e due le coste o una sola, anche qua non cambia niente. Diciamo che forse prendendo tutte e due le coste il filo magari rimane leggermente meno teso perché ha più spessore, si avvolge in uno spessore maggiore. Quindi facciamo la nostra prima maglia bassissima e andiamo avanti così a lavorare tutta la riga. Avendo sotto le maglie basse ci risulta facile lavorarle. Ed essendo le maglie basse morbide rispetto alla maglia bassissima, rispetto al punto raso,
agevola sicuramente la tensione. O meglio la riduce. Catenella per girare ed ora dobbiamo eseguire la riga di ritorno. In questo caso decido di fare maglie bassissime in costa dietro. Come vedete sono un po' girate, quindi bisogna guardarle così. Questo è l'anello, questa è la catenella per girare, questo è il primo punto. Avendo un filo di contrasto è anche più facile distinguere i punti, capire qual è la V e quindi qual è la costa dietro. Capire qual è la V intendo capire qual è la maglia, perché appunto forma una V, e capire qual è la costa dietro. Perché le prime righe possono confondere se non si è abituate a lavorare la maglia bassissima. E così via. Possiamo continuare sempre. L'anello entra nella catenella per girare che entra qua. Questa è la nostra costa, non qui, qua. E si prosegue la lavorazione. Ora non sarà necessario finire il lavoro e aspettare appunto la fine del progetto per togliere il filo. Anzi, io vi consiglio dopo alcune righe di farlo, così se per caso sbagliate, tagliate la cosa sbagliata, c'è qualcosa che non quadra, avete fatto dei punti che non vanno bene, almeno il lavoro da rifare sarà meno. Ecco qua. Rimane molto elastico perché non abbiamo la catenella che stringe e come potete vedere avete delle belle V sia di qua che di qua che saranno molto utili poi per la cucitura finale. Quindi vi faccio vedere un altro suggerimento. Visto che la difficoltà, oltre che la tensione delle prime righe e anche magari proprio non poter tenere in mano un pezzetto, non tenerlo bene perché appunto è così, è molto fine, può scappare, è possibile lavorare le maglie basse facendo alcune righe e poi cominciate con le maglie bassissime come vi ho fatto vedere io, in modo tale che quando inizierete a lavorare le maglie bassissime avrete già un pezzetto di lavoro e sarà sicuramente più facile tenerlo in mano. Anche qua poi non si farà altro che tagliare il filo. E idem come prima.
Se la difficoltà sta proprio nel prendere il lavoro in mano, ovviamente prima di tagliare eseguite un bel pezzettino in modo tale da averlo poi del vostro progetto. Spero che vi sia stato utile, vi saluto e a presto.